E già, a breve comincerà una nuova stagione dell'orto, tra l'altro manca poco di un mese all'inizio della primavera e quindi volevo approfittare, visto che tra l'altro è anche il momento migliore per utilizzarlo, per parlarvi di humus di lombrico. Cos'è, come va ad agire, quando e soprattutto come utilizzarlo per avere un orto fantastico. Insomma, tanti approfondimenti in un unico video. L'obiettivo è quello di fare chiarezza, quindi se sei interessato all'argomento e hai ancora alcuni dubbi, mettiti comodo e non perderti questa fantastica puntata. Tra l'altro riparte il nostro concorso settimanale dove mettiamo in palio l'humus di lombrico vermire, quindi dopo ti dico anche come fare per vincere. Mi sembra di aver detto tutto, quindi direi di cominciare. Andiamo! Allora, eccoci qua, benvenuti o bentornati su Green Italy. Per chi non mi conoscesse, io sono Claudio, sono un imprenditore agricolo e in questo canale tratto argomenti legati all'orto, al benessere naturale, alle piante medicinali. Anzi, se ancora non sei iscritto e ti interessano questi argomenti, ti consiglio di iscriverti immediatamente. Allora, puntata dedicata interamente all'humus di lombrico, ma partirei innanzitutto con il capire cos'è e come viene prodotto. Iniziamo. L'humus di lombrico è un componente chiave nel processo di decomposizione organica. Si forma quando i rifiuti vegetali, letame, scarti vegetali come foglie cadute, erba tagliata o addirittura bucce di frutta e di verdura vengono ingeriti e soprattutto digeriti dai lombrichi. Sono diverse le fasi coinvolte nella trasformazione di questi scarti organici. L'attività parte con l'ingestione del materiale organico e si conclude con la sua successiva escrezione. Ma vediamo insieme tutti questi passaggi nel dettaglio. I lombrichi ingeriscono continuamente i rifiuti organici, giorno e notte, praticamente non si fermano mai. Il consumo medio giornaliero di un lombrico può variare in base alla sua dimensione, alla temperatura ambientale, alla disponibilità di cibo, ma in generale un lombrico può consumare una quantità di cibo pari al suo peso corporeo ogni singolo giorno. Tuttavia è importante notare che i lombrichi non mangiano nel senso tradizionale, cioè non masticano, non hanno i denti, ma ingeriscono continuamente dei piccoli pezzi di materiale organico che attraverso dei movimenti peristaltici, ossia delle contrazioni muscolari, spingono il cibo nel tratto digerente, che poi è lo stesso meccanismo che viene utilizzato dai serpenti. All'interno del tratto digestivo del lombrico ci sono poi i batteri che fanno parte della flora intestinale di questi organismi. Essi lavorano insieme ai lombrichi per scomporre i materiali organici complessi in sostanze più semplici, composti organici più stabili, minerali ed altre sostanze nutritive. Dopo la digestione si passa alla fase dell'escrezione. Qui il lombrico espelle attraverso le sue feci il materiale digerito, noto appunto come vermicompost o humus di lombrico. Questo materiale è ricchissimo di nutrienti essenziali per le piante e soprattutto di microrganismi benefici ed è per questo che viene considerato unico nel suo genere. È estremamente prezioso per la fertilità del terreno e adesso vi spiego anche il perché. Innanzitutto l'humus contribuisce in modo significativo a migliorare la fertilità fisica del terreno. In pratica possiamo considerare l'humus come un mediatore della composizione del terreno. Nei terreni argillosi e compatti rende il terreno più friabile, permettendo alle radici di respirare e aiutando il corretto drenaggio dell'acqua, mentre nei terreni sabbiosi, dove il problema è opposto, visto che le piante possono avere difficoltà ad assorbire i nutrienti che scivolano rapidamente in profondità senza essere assorbiti, in questo caso l'humus, mantenendo in maniera costante l'umidità, favorisce l'assorbimento, migliorando quindi la nutrizione delle piante stesse. L'humus di lombrico è ricco di sostanze nutritive essenziali per le piante come azoto, fosforo, potassio, quindi macronutrienti, ma anche tantissimi micronutrienti. Un aspetto importante consiste nel fatto che queste sostanze nutritive vengono rilasciate gradualmente nel terreno, fornendo un nutrimento costante alle piante nel corso del tempo.
Inoltre, l'humus ha la capacità di tamponare il pH del suolo, aiutando a mantenere un ambiente ottimale per la crescita delle piante. E sappiamo che quando una pianta vive in un terreno dove il pH non è adeguato, la stessa non riuscirà ad assorbire i nutrienti disponibili. Ma la vera essenza dell'humus è legata a quella che viene definita in campo agronomico come fertilità microbiologica. Infatti l'humus è abitato da miliardi di batteri benefici che svolgono ruoli vitali nel terreno. Da un lato questi batteri lavorano per decomporre la materia organica presente nell'humus, trasformandola in sostanze che le piante possono assorbire più facilmente. Dall'altro invece, attraverso un meccanismo simbiotico, alcuni di questi batteri aiutano le piante a migliorare la loro resistenza alle malattie fungine. Essi possono competere con i patogeni dannosi per lo spazio o per le risorse, creando un ambiente sfavorevole per la crescita dei funghi nocivi. In questo modo non solo favoriscono la salute delle piante, ma contribuiscono anche a ridurre il rischio di malattie e a mantenere un equilibrio microbiologico nel terreno che è fondamentale per il benessere delle piante. Quindi con così tante proprietà benefiche penso sia anche importante comprendere una volta per tutte come e quando deve essere utilizzato l'humus di lombrico, quindi sia che si parli della cura dell'orto, quindi in campo aperto, ma anche per la cura delle piante ornamentali e quindi in vaso, magari sul balcone. Quindi andiamo a vedere questo aspetto importante. Andiamo! Il consiglio che vi do se dovete curare il vostro orto è di utilizzarlo proprio in questo periodo, fine febbraio, inizio marzo, prima di effettuare qualsiasi tipo di lavorazioni sul terreno. Lo andiamo a spargere così a spaglio, 1-2 kg per metro quadrato, magari andandolo ad ottimizzare sul filare dove poi andremo a coltivare, ed in questo modo l'humus avrà il tempo per integrarsi col terreno e quindi creare le condizioni ottimali per la crescita delle nostre piante. Mi raccomando, un aspetto importante è la sua distribuzione uniforme, che è essenziale e che permette non solo una copertura completa dell'area di coltivazione, ma garantisce così facendo che tutte le piante possano beneficiarne. Potete anche utilizzare l'humus contestualmente alla messa a dimora delle piantine, andando a distribuire circa 200 grammi di prodotto in ciascuna buchetta al momento del trapianto. In questo modo darete la possibilità alle piantine, anzi alle radici delle giovani piantine, di entrare in contatto diretto con l'humus, riducendo di conseguenza lo stress legato al trapianto ed assicurando un'adeguata nutrizione fin dall'inizio della loro crescita. L'humus fornirà un supporto completo e immediato alle giovani piantine, promuovendo la crescita e soprattutto lo sviluppo dell'apparato radicale. Importantissimo durante la fase di accrescimento, quindi quando le piantine sono cresciute ed i primi frutti, i primi palchi inizieranno a svilupparsi, è consigliabile sfruttare una qualsiasi fase della lavorazione, come ad esempio la prima sfemminellatura, per integrare con un altro bicchierino di humus di lombrico direttamente intorno all'apparato radicale, e questo apporto aggiuntivo sarà più che sufficiente per soddisfare tutte le esigenze nutritive delle piante durante il processo produttivo. Se invece però dobbiamo prenderci cura delle nostre piante ornamentali o da orto che curiamo in vaso, magari sul balcone, niente di più semplice. Ossia, se dobbiamo creare un substrato di coltivazione per fare poi un rinvaso, non dovete fare altro che andare ad aggiungere al normale terriccio il 10-15% del volume totale con dell'humus di lombrico. Quindi avrete un substrato completo e che permetterà alla pianta di crescere sana e rigogliosa. Se invece dovete utilizzarlo per la cura e la manutenzione di piante che avete già in vaso, sarà ancora più semplice, perché basterà aggiungere circa 2 bicchieri sulla parte basale del vaso. Ovviamente in funzione della grandezza del vaso e della pianta andremo a aumentare o diminuire le quantità, ed in questo modo, con una abbondante bagnatura, l'humus entrerà in contatto con le radici. Infine potete diluire l'humus anche in acqua, rispettando questa proporzione, ossia 1:10, vuol dire 10 litri d'acqua, 1 kg di humus di lombrico e così via.
Piccolo suggerimento anche in questo caso: se utilizzate dell'acqua della rete idrica, importante farla riposare almeno 24 ore per permettere all'eventuale cloro di evaporare, così non andrete a compromettere l'attività microbica. Quando l'acqua sarà pronta la potrete unire all'humus di lombrico, andate a agitare, quindi dobbiamo miscelarla bene e dopo 24 ore possiamo distribuirla sulle nostre piante. Ovviamente in questo caso, essendo in formato liquido, le piante avranno la possibilità di assorbire i nutrienti più velocemente e staranno sicuramente benissimo. Allora, la panoramica l'abbiamo fatta, direi che è arrivato il momento del nostro concorso settimanale. Allora, era da un po' di tempo che il concorso si era fermato, ma ripartiamo. Vi ricordo prima di tutto che per giocare bisogna essere iscritti al nostro canale, visto che il concorso è riservato ai nostri iscritti, quindi mi raccomando, fallo subito e poi ti basterà indovinare il primo numero estratto sulla ruota di Roma. L'estrazione è quella di sabato 2 marzo e vi ricordo che solo il primo che indovina si porterà a casa il nostro humus di lombrico vermile. Quindi da un lato vi consiglio di attivare la campanellina, così verrete avvisati contestualmente all'uscita dei nuovi video e avrete ovviamente maggiori probabilità di vincere. Qualora non riusciste a vincere il nostro concorso, vi ricordo che comunque l'humus di lombrico è disponibile in oltre 600 negozi in Italia, quindi per sapere qual è quello più vicino andate sul nostro sito e trovate il rivenditore più vicino inserendo semplicemente l'indirizzo o il CAP. Bene, allora ragazzi, io per oggi non mi dilungo ulteriormente, spero che la puntata vi sia piaciuta e niente, noi come al solito ci vediamo ai prossimi fantastici video. Ciao!